nostro canale Lerniamo. Oggi impareremo insieme tutti i significati della parola raccomandare. Eccoci qui. Come accennato prima, oggi vedremo tutti i significati della parola raccomandare. Avete mai avuto dubbi su queste due espressioni? Mi raccomando o ti raccomando? Bene, oggi chiariremo tutti i dubbi. Allora, vediamo subito il primo significato del verbo raccomandare, cioè usato come raccomandare qualcuno presso oppure a qualcun altro. Cosa significa? Significa aiutare, cioè parlar bene di quella persona per farle avere un beneficio dall'altra persona. Dunque, per esempio, Marco raccomanda suo fratello presso il direttore per fargli avere un posto nell'azienda. Dunque, Marco parla bene di suo fratello al direttore, così che il direttore possa dargli un beneficio, cioè, in questo caso, un posto di lavoro. Da qui, quindi da questo significato del verbo raccomandare, abbiamo queste due parole. Raccomandato. Cos'è? Chi è il raccomandato? È qualcuno che è stato segnalato mediante raccomandazione, insomma, favorito, appoggiato da qualcuno. Ad esempio, c'erano molti concorrenti validi, ma alla fine ha vinto un raccomandato. Quindi qualcuno che è stato aiutato o favorito, appoggiato. E poi la parola raccomandabile. Questo è un aggettivo e significa consigliabile, che merita raccomandazione, ma è usato soprattutto in senso negativo per indicare quindi l'esatto opposto, cioè persone alle quali è meglio non affidarsi, quindi poco consigliabili. Per esempio, il fidanzato di Gloria è un tipo poco raccomandabile, lo hanno visto frequentare zone malfamate. Secondo significato del verbo raccomandare, inteso come raccomandare qualcosa o qualcuno, cioè affidare qualcosa o qualcuno che ci sta particolarmente a cuore alle cure o protezione di qualcun altro o qualcos'altro. Per esempio, ci raccomanda suo figlio per questa sera. Significa ci affida suo figlio affinché possiamo prendercene cura. Ma andiamo avanti. Terzo significato. Raccomandare qualcuno o qualcosa a qualcuno. Quindi, insomma, cosa significa? Significa consigliare fortemente, suggerire. Per esempio, ho raccomandato a quel turista
un ottimo ristorante di pesce. Quindi ho consigliato fortemente a qualcuno qualcosa. Però con lo stesso significato di appunto consigliare fortemente si possono avere anche altre due forme di più infinito. Quindi mi raccomandano di arrivare puntuale alla riunione. Oppure che più congiuntivo. Mi raccomandano che arrivi puntuale alla riunione. Però dovete sapere che tra le due la più usata è sicuramente questa, di più infinito. E ora, chi di voi non ha mai sentito questa espressione? Sicuramente l'avrete sentita tutti, mi raccomando, seguito da una frase all'imperativo. E vi sarete chiesti, ma cosa significa quando si usa? C'è qui Graziana a spiegarlo. La si usa per dare a qualcuno un consiglio, ma un consiglio molto forte, quindi che è quasi un obbligo. È usata soltanto in questa forma e di solito in situazioni colloquiali. Dunque, per esempio, mi raccomando, torna presto, quasi un obbligo. Attenzione, volevo ricordarvi che non potete mai usare questa espressione, mi raccomando, in forme diverse. Sento spesso alcuni miei studenti dire a me, ti raccomando, più frase all'imperativo, ma no. Non possiamo dire ti raccomando o vi raccomando, gli raccomando, no. Anche se ci rivolgiamo a più persone, usiamo sempre la stessa espressione. Mi raccomando, tornate presto, voi, però sempre mi raccomando. Quindi, mi raccomando, non commettete questo errore. Graziana, mi raccomando, ricordati di ritirare il bucato dopo. Va bene? Io devo andare, come avete sentito. Ci vediamo nel prossimo video. Ah, ma se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarci un mi piace e iscrivervi al nostro canale. Ciao!